Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, è martedì 29 luglio del 2025, buona giornata a tutti, buon obbligo di riscatto anche Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ben ritrovati a tutti per questa giornata numero 47 della trattativa per Ardon Ghiajari con, adesso ne parleremo, ciò che ha deciso di fare il Bruges. Simo, io non so se hai notato, non ho chiesto like. Bravo. Non ho chiesto like, che ovviamente, a parte che tu metterai il tuo solito giochino adesso ecco appunto, che compare, quindi non c'è bisogno che lo faccia, ma perché al 47° giorno che proviamo a raccontarvi 'sta trattativa, il like deve essere automatico, il commento deve essere automatico, l'iscrizione se non l'avete fatta e il 30-40% di voi non la fanno, deve essere quasi un atto di compassione nei nostri confronti, quindi fatelo, grazie a tutti coloro che lo fanno, se volete anche abbonarvi a 2,99 € per aiutarci potete farlo. Anche perché adesso vi raccontiamo anche qualcosina dietro le quinte, dai, visto che comunque c'è da raccontare la risposta del Bruges e ciò che farà il Milan, però vi raccontiamo anche un po' il sottobosco di tante persone che sono vicine a questa trattativa, veramente tante. Come al solito, quando accadono queste cose, ovviamente al miele arrivano tutti. Prima di iniziare il racconto di quello che è successo anche ieri. Ah sì, tanti auguri Tigi. È il mas grande, 26 anni per Tijani Reinders, che insomma, Tigi. Che l'altro ha 57, l'altro va via quasi a 40. Vabbè. Tigi, buon compleanno e niente, auguri e felicità. Certo, Manchester non è Milano, però neanche il City è il Milan purtroppo in questo momento. Vabbè, va bene, buon compleanno a Tijani Reinders. Detto ciò, iniziamo con invece quello che in teoria dovrebbe prendere il suo posto in campo. Diverso giocatore, diverse caratteristiche, ma insomma più o meno stesse zolle di campo per Ardon Ghiajari, che è partito, Henry. È ufficiale? È partito. Sì. E quindi, breaking news. No. È partito Tijani Reinders, ma va in Macedonia del Nord. Esatto. Va in Macedonia del Nord per andare al matrimonio del fratello, ha concordato con il Bruges da tempo la situazione, insomma. Domani, mentre noi saremo quasi lì per giocare la nostra bella amichevole con il Perth, lui sarà invece al matrimonio del fratello in Macedonia del Nord. Abbiamo decisamente superato il grottescometro di De Ketelare, qui siamo agli armadietti, ai viaggi in Macedonia, siamo andati ben oltre quello che era accaduto con De Ketelare ai tempi, decisamente oltre. Credo che abbiamo superato anche in termini di longevità di trattativa, no, di tempistiche. Lì durò circa un mese, credo, qui siamo 1 mese e mezzo, quindi siamo ben oltre, ecco. Allora, è arrivata mezzo stampa la risposta del Bruges, perché come era successo in pratica più o meno l'altra volta, non è che siamo andati troppo lontani, non è che ci sorprendiamo. Anche l'altra volta il Bruges non aveva risposto, aveva fatto rispondere mezzo stampa ai quotidiani / giornalisti che gli sono un pochino più vicini,
e ha fatto filtrare che non avrebbe accettato l'offerta. Eravamo rimasti qui a bagnomaria della sua decisione per 1 o 2 settimane, ma alla fine anche in quell'occasione il Bruges non è che aveva risposto subito ufficialmente al Milan, quindi se stiamo qui ad aspettare la risposta ufficiale del Bruges, che in teoria si fa così, non sto dicendo di no, ma dobbiamo essere più pragmatici possibili, non arriverà, diciamo così, una mail subito e poi le voci, eccetera. Arrivano prima le voci che fanno filtrare loro tramite i media, e loro hanno fatto filtrare che questa offerta non verrà presa in considerazione. Quindi i 33,5 più 2 di bonus che si raggiungono facilmente perché entro i primi 5 anni da quando inizia la trattativa, cioè quest'anno, quindi per le prossime 5 stagioni, se il Milan raggiunge la Champions League almeno una volta nei prossimi 5 anni, la prima volta che questo accade scatta il bonus, quindi speriamo già a maggio prossimo, e quindi sarebbero altri 2 milioni, quindi 33,5 più questi 2 milioni legati alla qualificazione Champions del Milan, più altri 2,5 di bonus classici, diciamo così. Quindi sono 35,5 più o meno fissi, più bonus 2,5, 38 complessivo. Il Bruges continua invece a volere 35 subito, cash, come diceva un noto televenditore, e poi altri 5 milioni di bonus per arrivare a 40. E tanto fin quando ormai credo che da una parte all'altra inizia a essere una questione quasi di principio, Henry. Sì, ormai non è più questione di soldi, cioè è una questione che il Bruges, lo sappiamo come lavora, chiedono quelli e quelli vogliono. Cioè anche se tu gli offrissi 34,999 non andrebbe bene probabilmente, più come dici tu per una questione di principio che per altro. Il Milan d'altra parte, cioè, ha ritoccato le offerte più volte, i bonus son facili, ha alzato, ha aspettato, ha avuto rispetto. Poi circolano queste voci del fatto che il Bruges si sia innervosito delle parole di Tare. Noi ci saremmo dovuti innervosire ben prima per le parole di Van Aken, l'amministratore, il capo del Chief of Football, l'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi lascia un po' il tempo che trova. E quindi, come abbiamo detto ieri, Simo, cioè l'alfa e l'omega sono il Milan e il Bruges nelle trattative, no? Quindi è inevitabile che accada questo. Io, come ti ho detto altre volte, spero che Adon Yashari sia l'ultimo giocatore che andremo a trattare del Bruges, sia per il Milan, cioè per come lavora il Milan, che è un po' elefantesco nelle trattative, cioè va un po' a rilento, sia per il Bruges, che onestamente, cioè, non puoi trattare, cioè è un negozio di elettrodomestici il Bruges, non è una squadra di calcio, si deve vendere i giocatori, cioè c'è il prezzo e quello è. Quindi speriamo che si possa attendere ancora un pochino, non so se il Milan rilancerà. Tare ha detto che era l'ultima offerta, quindi non mi aspetto rilanci. Magari il Bruges tiene Yashari fermo lì finché proprio non ci sono aste magari, o proprio non finisce la chance di venderlo, ecco. Beh, ma è ovvio che il Bruges spera che entri una squadra big che possa quindi anche in quel caso solleticare gli interessi di Yashari, e a quel punto magari scatenare una sorta di asta. E quindi credo che sia il loro interesse, soprattutto lato Premier League. Ma in realtà questo l'avevano anche più o meno già fatto nelle scorse settimane, perché comunque le squadre di Premier League si sono affacciate. Il problema è che per Yashari non sono squadre top, perché a parte un pochino l'Aston Villa, che comunque ha fatto nelle ultime stagioni dei buoni campionati, ha una buona squadra, un buon allenatore, insomma, per il resto, insomma, tra West Ham, Nottingham Forest, eccetera, insomma, bene ma non benissimo, ecco. Quindi per ora sempre non ha nemmeno mai preso in considerazione, anche perché la sua volontà di venire al Milan ormai è ferrea, anzi l'ha fatto andare anche forse per me, mio pensiero personale, anche un pelino oltre rispetto a
forzare la mano, stiamo un po' esagerando un po' tutti, perché se la vedi sono tutte medaglie simili, con due facce sempre molto simili, che vedi in entrambi i casi, la puoi leggere come da un lato il Bruges che ha un giocatore che non vuole vendere e quindi se non lo voglio vendere paghi fino all'ultimo centesimo. Dall'altro però è una squadra che si sta comportando in un modo che non vediamo praticamente mai nel calcio, cioè non tratta, non risponde mezzo stampa, non è simpaticissimo. Quindi la puoi vedere in un modo o nell'altro. Dall'altro c'è il Milan, che anche lui ha due facce della stessa medaglia. Cioè, tratta per i suoi tempi biblici, è arrivato comunque a offrire una cifra alta, forse più alta addirittura del valore stesso, si è messo a rilanciare fino a quasi questi fantastici 40 milioni che chiede il Bruges, però è la stessa squadra che ci ha messo un'eternità a farlo, che per rilanciare l'ultima volta adesso è rilanciato di 1 milione e qualche bonus un pochino più semplice. Cioè, come la vedi, ci sono possibili errori da una parte, comportamenti sbagliati dall'altra, oppure semplicemente comportamenti giusti se la vedi da una parte o dall'altra. Cioè, è trattativa talmente andata Il lunga, giocatore stesso, sì, ma il giocatore il stesso giocatore stesso ha tirato un po' troppo la corda. che, come diciamo Per sempre, me. bene che i giocatori vogliano venire al Milan, bene che si impuntino anche. Qui però forse siamo andati un po' oltre con il ritiro, le foto, il viaggio in Macedonia, questo è patrimonio del fratello, per carità. Però comunque, cioè, se avessimo noi, come abbiamo detto anche ieri, un giocatore che si comporta così per andare da un'altra parte, non la vivremmo benissimo, no? Perché un conto è magari avere il desiderio di andar via, un conto è stimolare questo desiderio e far sì che diventi realtà anche assumendo comportamenti non proprio iperprofessionali, ecco. Anche perché si è allenato sempre da solo, si è impuntato tanto e via dicendo. Come hai detto giustamente tu, cioè tutte gli attori in causa hanno dei pro o dei contro, sono nel giusto o nello sbagliato a seconda di da dove vedi la trattativa. Io ti dico 29 di luglio, 47 giorni di trattativa. Spero che o 'sto ragazzo in 448 venga sbloccato, liberato e possa venire da noi, oppure che sia un altro obiettivo, perché onestamente, cioè siamo ad agosto, dobbiamo fare ancora la punta, il terzino destro e appunto la mezzala. Bisogna un po' accelerare i tempi, perché non è che sei così, diciamo, vicino a completare la rosa. No, anche perché, come abbiamo detto poco fa, cioè dietro questa trattativa c'è veramente un piccolo microcosmo fatto di agenti, paraagenti, parafamiliari, intermediari, il Bruges, il Milan, due anime del Milan. Quindi capite quanta gente c'è da lui, il giocatore, capite quanta gente c'è da ogni volta da mettere d'accordo e quant'altro, insomma, quando poi succedono che si aprono trattative di un mese e mezzo, veramente arriva di tutto. E più diventa lungo, più diventa difficile andare a trovare un accordo. Possiamo ipotizzare tre strade in questo momento, perché tanto il Milan ha detto che era l'ultima. Se il Bruges non dà nemmeno risposta, il Milan però si deve dare, per quanto posso pensare io, si deve dare un tempo. Mh, Non possiamo stare qui, che so, come è successo l'altra volta, aspettare 2 o 3 settimane. mh. Anche perché è finito il mercato quasi. Quindi bisogna darsi Sì. un tempo. Bisogna darsi un tempo e dire, va bene, entro un paio di giorni massimo, vedo se il Bruges mi risponde, se non mi risponde non rispondo più io, arrivederci. Il ragazzo stesso deve capire che cosa deve fare della sua vita, perché non è che può stare tutte le estate senza allenarsi, A fare cosa farà l'anno viaggi. prossimo? Cioè, dovrà anche tornare a fare un po' di allenamento, dovrà iniziare a giocare, dovrà iniziare a fare la stagione. Quindi, mi auguro che, come hai detto ieri, si arrivi a una sorta di deadline, luglio, oggi è il 29, mancano 2 giorni, domani, dopodomani, dopodiché prendiamo una decisione, Ci può stop. stare.
Cioè, tanto noi a questo punto abbiamo dichiarato pubblicamente, già l'avevamo detto, poi ce la siamo un po' rimangiata perché il giocatore lo vogliamo talmente tanto e quindi abbiamo un pizzico rilanciato. Però adesso abbiamo detto pubblicamente che non avremmo più fatto niente e quindi noi qui staremo probabilmente. E Bruges probabilmente lì sta. O Yajari a questo punto, che ne so, rientra nell'ottica di idee di accettare, di pensare tipo all'Aston Villa o di restare lì. La situazione è ancora abbastanza complessa, Henry. Saranno Tutto 2 questo, come giorni hai detto importanti giustamente tu, immagino. Cioè, io no, non come hai detto penso che giustamente al tu, Milan hai siano terzino, punta, cioè non è appunto, non l'ultimo penso che al acquisto Milan da son fare. lì sì, ma scusa, non penso che al Milan dire: "Allora, prima si fa Yashari poi una volta fatto Yashari pensiamo al resto." Cioè, lo sanno anche loro che nel mentre inizia agosto, che il 17 sei in campo col Bari e se per caso succede il patatrac già sei fuori da Coppa Italia, che è l'unica roba che hai oltre al campionato, e invece e il 24 si inizia la stagione proprio in Serie A. Quindi io dubito che il Milan sia lì a dire: "Allora, finché non abbiamo l'ok finale di Yashari, tutto il resto sta fermo." Cioè il Milan deve anche pensare al resto, come ti ho detto prima. Cioè terzino destro come il pane, perché magari a centrocampo puoi anche permetterti, tra virgolette, di attendere. Cioè, numericamente, ma i giocatori li hai, poi devi aumentare la qualità perché hai perso Reinders, ma il terzino destro proprio non c'è. Cioè proprio non c'è. Quindi onestamente, bisogna velocizzare un po' il tutto. Harry, grazie. Ci ritroviamo tra poco per Lunch Talk e il resto della nostra giornata. Vedremo se arriveremo a sto giorno 48, cioè domani. Chissà. Ciao. Indovina. Ciao.